Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cortison Chemicetina Teopharma. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Cortison Chemicetina? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cortison Chemicetina durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cortison Chemicetina? Cortison Chemicetina ha un farmaco a base del principio attivo idrocortisone più chloramfenicolo, appartenente alla categoria degli corticosteroidi più antibatterici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Teopharma. Cortison Chemicetina può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cortison Chemicetina 0,5% più 1% unguento oftalmico 3G. Cortison Chemicetina 2,5% più 2% unguento 20G. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teopharma. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: idrocortisone più chloramfenicolo. Gruppo terapeutico: corticosteroidi più antibatterici. Forma farmaceutica: unguento. Indicazioni: Cortison Chemicetina 2,5% più 2% unguento. Trattamento topico di lesioni cutanee superficiali infiammatorie acute associate ad infezioni batteriche da ceppi sensibili al chloramfenicolo. Cortison Chemicetina 0,5% più 1% unguento oftalmico. Trattamento topico di infezioni oculari superficiali batteriche causate da ceppi sensibili al chloramfenicolo, quando sia richiesta un'azione antinfiammatoria. Posologia: Cortison Chemicetina 2,5% più 2% unguento. Prima dell'applicazione, lavare le mani e l'area della cute affetta. Applicare un sottile strato di unguento e strofinare delicatamente. Dopo l'applicazione l'area trattata non deve essere lavata o sfregata. Lavare di nuovo le mani dopo l'uso. In caso di patologie cutanee gravi, può essere necessario un bendaggio occlusivo. Adulti. Cortison Chemicetina unguento deve essere applicato 2-3 volte al giorno. La dose singola deve essere prescritta in base alla gravità dei sintomi e alla superficie della lesione. Il trattamento con Cortison Chemicetina unguento deve continuare per almeno una settimana. Bambini. Cortison Chemicetina unguento deve essere applicato 2-3 volte al giorno. Nei neonati Cortison Chemicetina deve essere utilizzato con cautela, vedere paragrafo 4.4. Nei bambini di età superiore a 10 anni la singola dose deve essere adattata in funzione della superficie da trattare. Il trattamento con Cortison Chemicetina unguento deve continuare per almeno una settimana. Cortison Chemicetina 0,5% più 1% unguento oftalmico. Lavare le mani prima dell'applicazione. Reclinare la testa all'indietro e tirare la palpebra inferiore verso il basso. Porre il tubo direttamente sopra l'occhio e spremere una piccola quantità di Cortison Chemicetina unguento oftalmico nel sacco congiuntivale inferiore. L'occhio deve essere ruotato delicatamente per 1-2 minuti per distribuire l'unguento. Non strofinare l'occhio. L'eccesso di unguento può essere rimosso e le mani devono essere lavate di nuovo dopo l'uso. Adulti. Cortison Chemicetina unguento oftalmico deve essere applicato 2-3 volte al giorno più, se necessario, per le prime 48 ore. Dopo le prime 48 ore, l'intervallo tra le applicazioni può essere aumentato. Il trattamento deve continuare per almeno 48 ore dopo la normalizzazione dell'aspetto dell'occhio. Bambini. Nei bambini si applica quanto raccomandato per l'adulto. Nei neonati Cortison Chemicetina deve essere utilizzato con cautela, vedere paragrafo 4.4. Indicazioni dermatologiche od oculistiche. Anziani. Nei pazienti anziani non è richiesto alcun aggiustamento della dose. Comunque deve essere utilizzato con cautela a causa della fragilità cutanea legata all'invecchiamento, vedere paragrafo 4.4. Insufficienza renale / epatica. In considerazione dell'uso topico e della breve durata del trattamento, non ha richiesto alcun aggiustamento della dose, sebbene non siano disponibili dati in queste popolazioni di pazienti. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti.
Cortison chemicetina 2,5% più 2% unguento. L'idrocortisone topico ha controindicato in pazienti con infezioni cutanee acute non trattate da herpes simplex, herpes zoster, varicella o altre infezioni virali, tubercolosi cutanea, infezioni cutanee micotiche non trattate, acne rosacea, dermatite periorale. Il cloramfenicolo topico ha controindicato in pazienti con ulcere delle gambe. Cortison chemicetina 0,5% più 1% unguento oftalmico. L'idrocortisone topico ha controindicato in pazienti con nota o sospetta cheratite ulcerativa, ad esempio dovuta a herpes simplex o all'uso di lenti a contatto, anche in fase iniziale, test alla fluoresceina positivo, tubercolosi dell'occhio, infezioni micotiche dell'occhio, oftalmie, congiuntiviti o blefariiti purulente acute che possano essere mascherate o aggravate dai corticosteroidi, orzaiolo, ipertensione oculare. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Se non si osserva alcun miglioramento dopo una settimana di trattamento con cortison chemicetina, il trattamento deve essere sospeso. Il cloramfenicolo non deve essere usato per infezioni lievi o vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Considerando l'uso topico e per un breve periodo di cortison chemicetina, l'insorgere di interazioni farmacologiche è improbabile. Uso concomitante non raccomandato con i seguenti farmaci: macrolidi e clindamicina. Evitare l'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere cortison chemicetina durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cortison chemicetina durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati su un numero elevato di gravidanze esposte indicano assenza di effetti indesiderati dell'idrocortisone o del cloramfenicolo sulla gravidanza o sulla salute del feto. Finora non sono disponibili, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, ma sulla base delle proprietà farmacodinamiche e dell'uso topico del medicinale, è improbabile che cortison chemicetina possa alterare tali capacità. La vista può essere temporaneamente offuscata dopo l'applicazione dell'unguento oftalmico. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Durante la commercializzazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Dall'immissione in commercio, non sono stati segnalati casi di sovradosaggio con cortison chemicetina. Considerando la posologia raccomandata di cortison chemicetina e la via di somministrazione, il sovradosaggio è improbabile. È improbabile che l'ingestione accidentale dell'unguento possa causare effetti tossici, a causa del basso contenuto di corticosteroide e di antibiotico. Trattamento. Se si manifestano bruciore, gonfiore, lacrimazione o fotofobia dopo contatto accidentale con gli occhi, l'occhio esposto deve essere irrigato con abbondante quantità di acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Se i sintomi persistono dopo 15 minuti di irrigazione, deve essere considerata l'eventualità di un esame oculistico. Proprietà farmacodinamiche. Cortison chemicetina 2,5% più 2% unguento. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi deboli, associazioni con antibiotici. Codice ATC. D07K01. Cortison chemicetina 0,5% più 1% unguento oftalmico. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi ed antinfettivi, proprietà farmacocinetiche. L'idrocortisone e il cloramfenicolo somministrati per via topica hanno un limitato assorbimento sistemico. I fattori che possono aumentare l'assorbimento sistemico sono il sito di applicazione, la superficie trattata, la gravità, dati preclinici di sicurezza. Idrocortisone. Non sono stati effettuati studi a lungo termine nell'animale per valutare il potenziale cancerogeno o gli effetti sulla fertilità dei corticosteroidi topici. Gli studi con idrocortisone non hanno evidenziato elenco degli eccipienti. Cortison chemicetina 2,5% più 2% unguento. Paraffina liquida. Lanolina anidra. Vaselina bianca. Cortison chemicetina 0,5% più 1% unguento oftalmico. Paraffina liquida. Lanolina anidra. Vaselina bianca. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.